Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Vergine, 3 sono troppe. Tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2022. Wow! Il mondo, cambi in vista. Amici della Vergine, il mondo parla di un ciclo che si chiude e di un altro ciclo che si apre. Parla di quello che è il compimento e di conseguenza di una nuova nascita. Può essere letteralmente la nascita di un'idea, la nascita di un progetto, un nuovo inizio comunque. E molte volte fa anche riferimento a quelli che sono gli spostamenti, i traslochi, c'è qualche cosa comunque all'interno del vostro mondo che cambia. Sono sempre cambi un pochettino veloci comunque, però sono cambi che portano cose più belle, sono cambi in positivo insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi non tutto risuonerà con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. E nella descrizione qui sotto al video, prendo la tendina, trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme questi 3 oroscopi. E nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia email. Allora, partiamo con un 2 di denari, un 4 di coppe, abbiamo un 10 di spade, la carta del carro, il principe di coppe e la principessa di coppe. Wow! Ok, allora io credo che qui si intenda con questo 2 di pentacoli quello che è una situazione di alto e basso, in cui voi probabilmente vi trovate verso metà giugno. Normalmente, essendo una carta di pentacoli, parla di alti e bassi a livello monetario, a livello finanziario, ma essendo comunque una stesa che parla di relazioni, sento che potrebbe essere proprio la discontinuità di qualche tipo di relazione. E in effetti qui vediamo il 4 di coppe. È una carta che mette l'accento su quello che in realtà voi non avete, o meglio, c'è qualcuno qui che non si sta rendendo conto che in realtà non è poi così male quello che gli viene offerto. Cioè, come vi spiego? La carta del 4 di coppe è l'energia di una persona che in un certo senso non vede più in là del proprio naso, non si rende conto di quello che realmente ha e di quello che potrebbe avere. Ma qui c'è una profonda sofferenza con il 10 di spade. Sento che qui qualcuno ha bisogno di chiudere un ciclo ed è proprio lì che arriva la carta del mondo. Quindi penso che per questo giugno, fine giugno, così andrete a chiudere questo ciclo e ne aprirete ovviamente uno nuovo. La carta del carro in posizione centrale mi fa pensare che voi in realtà non sappiate bene da che parte andare e lo vedo un po' in questa energia di tristezza, di ehm, anche un po' rassegnazione, se vogliamo, del 4 di coppe. Abbiamo poi un principe di coppe che corrisponde al cavaliere di coppe e la principessa di coppe che corrisponde al fante di coppe. Allora, nel caso non abbiate nessuno, una di queste 2 figure potrebbe rappresentare voi e l'altra potrebbe rappresentare l'altra persona. Nel caso abbiate qualcuno, la stessa cosa. Quindi nel caso non abbiate nessuno, potrebbe essere che entri qualcuno. Con questo fante di coppe, per le persone che avevano già una relazione o sono in una relazione, potrebbe essere che qualcuno arrivi a porgere delle scuse per questa sofferenza che c'è stata, o più semplicemente, se magari non ci fosse, anche se lo dubito perché il 10 di spade c'è, però se non fosse stata una cosa così grave da dover chiedere scusa, potrebbe anche semplicemente essere che il vostro partner o la vostra partner vi faccia qualche tipo di proposta, che ci sia aria, se vogliamo, di novità. Qualche proposta. Andiamo a vedere come termina la stesa. Ancora una carta per piacere, grazie. Eccola. Si è girata anche questa.
abbiamo la principessa di denari e la carta della luna. Allora, sento che per qualcuno qui si tratta di con questo, se per caso per voi risuonasse come una persona che potenzialmente deve farvi delle scuse e potrebbe tornare a farvi delle scuse, è un po' come sento come se non gli deste tanto credito, okay, è un po' come se perché comunque, il Fante di Pentacoli mi parla di una persona che si dà fondamentalmente anima e corpo a qualcuno o a qualcosa, ma in questo caso è al contrario, quindi è come un non volersi esporre, un non volersi dare. E c'è la luna. Qui la luna mi fa venire in mente che ci sia qualcuno che abbia una determinata paura legata al passato o comunque qualche cosa, qualche potrebbe anche essere una proiezione, non necessariamente una paura, o qualche avvenimento legato al passato che vi fa stare un po' in questa situazione, in questo, stato d'animo. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, andiamo a spiegare il 2 di denari, per piacere, grazie. Allora, il 2 di denari è spiegato da un 2 di bastoni e da un 4 di bastoni al contrario. Interessante, perché guardate, uno lo metto di qui e l'altro lo metto di qui. Sento che questo 2 di, denari è un po' come un: "Che cosa faccio?" Per molte persone si sta tenendo in piedi 2 situazioni diverse, che non vuol dire che siano 2 relazioni diverse, perché per qualcuno potrebbe essere la scoperta di se stessi e l'unione con questa persona, quindi con voi, magari siete voi che state valutando se andare per la vostra strada, oppure se continuare questo tipo di unione. Oppure potrebbe anche fare riferimento al fatto che qualcuno, non stia poi così tanto bene all'interno di quest'unione, che ci siano tanti alti e bassi e che di conseguenza questo 2 di bastoni vi porti a cercare qualcosa verso il futuro, come per dire: "Chissà se cambierà", o "Vorrei qualcosa di diverso". Allora, il 4 di coppe è spiegato da un 3 di spade, e qui avevamo il 10, ancora una carta, e la carta del sole. Qualcuno, io credo che qui abbia ricevuto una grave ferita al bambino interiore. A qualcuno, è stato tolto. Ragazzi, per qualcuno si potrebbe trattare, del fatto che hanno tolto dei bambini. Andiamo a vedere il 10 di spade. Eh sì, eh sì, perché sia la torre che anche l'imperatrice, mhmm, mi dà da pensare a quello che è la maternità, okay, e comunque anche il mondo, ragazzi, fa riferimento ai figli, ai bambini. È proprio l'energia del periodo, si vede, perché un sacco di letture mi è già venuto fuori questa forte energia di connessione con i bambini. Però qui sento che allora, o per qualcuno può essere che ci sia stata una rottura a livello di relazione, magari perché qui si parla di chiusura ciclo, e una rottura anche a livello di maternità. Io qui sento un tradimento o nel bambino interiore o per quello che riguarda un bambino, quindi può essere che vi abbiano tolto il figlio, che, che magari non ve lo facciano vedere o che ci sia qualche cosa, magari, può essere che un figlio ha combinato qualcosa, può essere che, non lo so, ci sia qualche tipo di sofferenza legata, ripeto, a un figlio, a un bambino o al bambino interiore. E se così fosse, quindi se per voi risuonasse come bambino interiore, qui c'è da fare un lavoro di destrutturazione, ragazzi, per quello che riguarda l'amor proprio e la propria madre, okay? Perché la torre parla sempre un po' di quello che è il destrutturare l'ego, il far cadere le credenze limitanti, e qui avendo l'imperatrice comunque
c'è un riferimento a una figura materna. Potrebbe anche essere rivalutare voi o la vostra compagna in quanto madre o imparare a essere genitori di voi stessi. C'è qualche cosa qui inerente al bambino interiore e al crollo di certe sicurezze. È un lavoro che fondamentalmente qui bisogna fare per riuscire ad attraversare, spiegatemi il carro, per riuscire ad attraversare il carro, quindi per riuscire a capire in che direzione andare. La la. Il carro è spiegato dalla sacerdotessa dalla morte al contrario e dal 3 di pentacoli. Qui ragazzi la sacerdotessa parla anche lei di scelta. La morte è una carta che vi dice ok, c'è da tagliare qualche cosa. Raga, io credo che ci sia da tagliare con qualche tipo di responsabilità. Per qualcuno è la casa, per qualcun altro è qualche progetto magari nuovo che io credo bisogna lasciare indietro o magari bisogna proprio cercare di dare una direzione. C'è una scelta da fare comunque con questa sacerdotessa, ma quello che sento è che non siete consapevoli di tutto, c'è qualche cosa che vi sfugge ancora. Andiamo a vedere il principe di coppe per piacere, grazie. Il cavaliere di coppe sarebbe. 4 di pentacoli al contrario. 7 di denari. Asso di denari al contrario. Abbiamo la carta del re di bastoni al contrario e il 9 di spade. C'è un attaccamento. Allora, qui innanzitutto il fatto che abbiate tutte queste carte al contrario indica una sorta di fatica a far andare avanti l'energia. C'è una sorta di impazienza da parte vostra. Vi ricordo che comunque l'energia di base è molto veloce avendo la carta del mondo, però qui c'è qualche cosa che ancora vi attanaglia la mente, io sento, e che impedisce a questo asso di denari di essere girato al dritto fondamentalmente. Andiamo a vedere la principessa di coppe, quindi il fante di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli, diamanti al contrario e il 4 di spade. Sì, il fatto di aspettarsi delle scuse o di voler fare delle scuse, poi dipende dal vostro caso, io credo che sia perché, di nuovo, c'è un 4 di spade, avete bisogno di fare questo tipo di lavoro di ristrutturazione. Qui parla della guarigione. In realtà avete una carta dove viene espresso quello che è una sorta di equilibrio a livello di concretezza, a livello di quotidianità, mentre a livello emotivo abbiamo la carta degli amanti al contrario, nel senso che alla fine a livello emotivo non c'è questo equilibrio, non c'è questo rapporto sano, sento. Nel caso non abbiate nessuno, quello che sento con queste due carte, ma poi andiamo a vederlo meglio nello specifico perché dopo vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò 3 carte per i single, 3 carte per le persone che sono in una relazione e 3 carte per le persone che hanno una relazione a distanza, clandestina o che sono in separazione. Quindi vedremo meglio nello specifico dopo di che cosa si tratta. Però comunque se non aveste nessuno, davvero potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita a livello molto se vogliamo romantico, probabilmente c'è un'offerta qui che vi fanno e non c'entra niente con quello che è, né la materialità, perché tutte le carte di denari sono al contrario, né la passione. Sento che veramente potrebbe essere un'offerta di tipo sincero, di tipo romantico. Quando c'è un cavaliere di coppe è perché la relazione è una di quelle relazioni serie, vere, durature. Andiamo a vedere la principessa di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un fante di spade, di nuovo un fante di coppe e 6 di spade. Sì, è come se non fosse sufficiente il fatto di farvi delle scuse. Qui c'è qualcuno che ha proprio bisogno di allontanarsi da delle credenze limitanti, ragazzi. E quando vi dicevo, perché vedete che qui è la torre vicino all'imperatrice, potrebbe essere qualche cosa legata all'ego, legato alle vostre credenze, collegate
con la madre, legate con l'ambiente in cui siete nati e cresciuti, e anche il 6 di spade fa riferimento a quelli che sono i condizionamenti mentali derivanti dalla famiglia. Qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di ridimensionare qualche cosa dentro, sia di qua e sia di qui con la luna, lo vedo, Mm. Andiamo a vedere nello specifico gruppo per gruppo. Allora, voglio andare a vedere per i single, che cosa possiamo dire ancora agli amici dei single, che messaggio possiamo dare ancora. Wow, Carro, il mago, e già partiamo bene, devo dire, perché io credo che invece i single abbiano le idee forse un po' più chiare vedendo questo ecco, l'ho appena detto. Carro, mago, 7 di spade, 7 di pentacoli e la carta del papa. Però nonostante ci sia questo 7 di spade, che io ricollego sempre un po' alla carta della luna perché parla di proiezioni, io sento che i single stanno prendendo in mano la loro vita, sanno che tipo di relazione vogliono manifestare. Sento che molte persone si stanno già adoperando per manifestare la propria anima gemella, per capire che tipo di relazione è ottima per loro, per capire anche che cosa non vogliono in realtà, no? C'è comunque da fare un lavoro di destrutturazione, e ripeto, con la carta della torre e la carta del 7 di spade, si tratta di togliere quelle che sono le convinzioni che non vi servono, quelle che avete imparato durante l'infanzia ma che fondamentalmente non vi servono per crescere. C'è anche un 7 di pentacoli, quindi sento che probabilmente qualcuno ha bisogno di fare un respiro e avere un pochettino più di pazienza, perché fondamentalmente bisogna arrivare alla carta del Papa, quello che è l'illuminazione, la presa di consapevolezza, quella che è l'idea per capire come viversi l'amore. E guardate, vi dico, se per caso non avete nessuno, potrebbe essere che con la carta del Papa invece si ufficializzi qualche tipo di interesse di cui voi magari eravate ignari. Può essere che appunto ci sia qualcuno interessato a voi che manifesti il suo interesse, perché la carta del Papa è proprio questo portare alla luce, questo ufficializzare quello che potrebbe essere una relazione o una situazione. Quindi, ok, andiamo a vedere per le persone che invece hanno una relazione stabile. Andiamo a vedere che altro consiglio vi possono dare, se riesco a essere un pochettino più precisa. Andiamo a vedere per questo gruppo. La luna un'altra volta, un 3 di pentacoli. Bene, quindi la luna mi parla di, come dicevo prima, proiezioni, paure, c'è qualche cosa a livello di inconscio e sento che potrebbe. 6 scusate, la luna, 3 di pentacoli, re di pentacoli, 6 di pentacoli al contrario, torre al contrario, asso di bastoni al contrario. Allora, qui sento che molte coppie sono impegnate in quello che è un progetto in comune. Per qualcuno si tratta di comprare una casa, vendere una casa, cambiare casa, c'è qualche cosa, fare una ristrutturazione, firmare sì, firmare dei fogli, più che fogli son compromessi, più che proprio veri e propri contratti, però quello che sento è che potrebbe anche esserci una sorta di perdita economica per quello che riguarda questa casa. Diciamo che l'impegno, la responsabilità che questa situazione, questo progetto, vi sta portando, io credo che sia un po' troppo sopra le vostre forze. In effetti c'è questa situazione di disequilibrio in questa seconda parte di giugno, ma è un disequilibrio che non deriva dalla coppia in sé. Sento che è un disequilibrio che arriva da determinate circostanze esterne. Ecco, magari ravvivate un pochettino la fase gioiosa, giocosa del rapporto, perché comunque avendo questa torre c'è la necessità di lasciare indietro qualche cosa per portare questo 6 di pentacoli in equilibrio. Quindi per riuscire a ritrovare quello che era l'armonia, penso che sia un po' collegato a questo 10 di spade, comunque. La torre, perché anche in effetti anche il 10 di spade era spiegato dalla torre.
Comunque, diciamo che in questo momento sento che per molte coppie, l'attenzione è focalizzata su quello che è una questione materiale e quindi ne sta un pochettino risentendo la parte, sessuale, la parte dell'intimità, ecco, quindi magari mettete un attimino di più l'accento su quello, Va bene, andiamo a vedere le persone che invece sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. 4 carte per piacere, grazie. Ah, abbiamo la carta della temperanza, quindi si parte con quello che è un equilibrio, una guarigione. Il mago al contrario. Il 6 di pentacoli al contrario, anche voi ce l'avete come ehm, il secondo gruppo. Abbiamo quindi una situazione dove si parte da io credo che la temperanza qui faccia riferimento alla pazienza, a quello che è l'avere un equilibrio interiore tra la parte mentale e la parte emotiva, ma più che tutto si parla di pazienza, sento. Il mago al contrario, io sento che è un po' come se vi desse un attenzione, nel non farvi manipolare fondamentalmente, perché quando c'è il mago al contrario parla sempre un po' di quello che è una sorta di manipolazione mentale e giustamente c'è anche il 6 di pentacoli, quindi al contrario, quindi parla di un disequilibrio proprio anche a livello pratico, monetario, finanziario, quindi fate attenzione a delle perdite o a non farvi rubare dei soldi, okay, se vi chiedono dei soldi in prestito fate attenzione a non dare grosse somme, cioè poi ognuno è libero però ecco, a meno che non vi fidiate al 200% della persona. Quello che c'è di buono è che avete il sole a fine stesa, quindi quello che sento qui è che si va verso quell'esplosione, quel cambio di cui parla il mondo, okay? Ehm Sì, guardate, in realtà poi avendo la carta del sole è come se arrivasse quello che è la chiarezza mentale ad un certo punto, perché è un po' l'energia del sole anche quella, no, il sole porta luce, rischiara. Quindi comunque prima eravate in una fase di equilibrio, si parte da una fase di equilibrio e si arriva ad una fase di chiarezza mentale. E vi ricordo che non è male, perché nella stessa di base c'era la luna, che parla di proiezioni, sole e la luna. La luna brilla di luce riflessa del sole, però il sole porta chiarezza. Okay, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, con le email, quindi grazie davvero a tutti. Alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi, quindi per molte persone qui, infatti avevate comunque anche la carta degli amanti, si tratta di una relazione con tanta chimica. Dipendenza reciproca, situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Ecco, qui in realtà non vedo diavoli, se ve la devo dire tutta, fanti di spade neanche. Però potrebbe essere che per questo tipo di situazione, ipotesi, se fosse monetaria o se si parlasse di quelle che sono le proiezioni mentali o il 6 di spade che si vedeva qui, potrebbe far riferimento appunto a quello che sono i condizionamenti mentali che vi create l'uno con l'altra. Poi abbiamo perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Qui si tratta di perdonare principalmente voi stessi. E infine, è sicuro per te amare. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Sì, perché quello che vi ho detto un po' qua è come se anche se dovessero venire a farvi delle scuse, voi non la bevete più tanto. Siete presi dalla sfiducia, ma sento che molto fa parte di queste proiezioni mentali che avete voi. Mh. Wow. Bene, amici della Vergine, non è male come periodo, non è male. Sì, ci sono qualche alto e basso, ma non è per niente male. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.